mio marito si è messo la tuta, siamo usciti verso il viale e abbiamo iniziato a fare un po' di caos. Buongiorno, sono Jasmine di Storefit. Io voglio un centro Storefit in ogni città d'Italia. E questo è uno degli errori che ho fatto per inesperienza. Se vuoi tenerti in forma e fare allenamento in maniera seria, ci vogliono almeno 1 o 2 ore per ogni sessione di allenamento e questo può diventare un limite. Invece in questo posto pare che in 20 minuti tu possa ottenere gli stessi risultati, se non addirittura superiori. Sarà esattamente così? Andiamo a scoprirlo. Oggi parliamo di un'azienda che è nata dall'idea di una giovane studentessa che, grazie alla sua immaginazione e determinazione, ha rivoluzionato un mercato travolgendo schemi consolidati. In questa puntata ci occupiamo di fitness, ma non lo faremo in una palestra tradizionale, ma in un centro dove non ti devi portare il borsone con cambi, asciugamano, ciabatte e soprattutto non ti devi allenare per ore, perché bastano 20 minuti per consumare circa 800 calorie. Tra un esercizio e l'altro conosceremo Jasmine, che ci dimostrerà come grazie alla loro filosofia e alla tecnologia tutto questo sia possibile. Ma soprattutto Jasmine ci racconterà di come sia riuscita a trasformare il suo sogno imprenditoriale in una realtà che ad oggi conta più di 20 palestre in tutta Italia. Non solo, scopriremo anche qual è stata l'idea rivoluzionaria che ha permesso a questa giovane impresa di superare il periodo del lockdown e di scalare l'attività trasformando un singolo centro di fast fitness a Bologna in una realtà nazionale. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Ci troviamo in uno dei tanti centri Storefit. E che cosa sono questi centri? Perché io entrando ho detto, per allenarti, per tenerti in forma, normalmente hai bisogno di sessioni da almeno 1 o 2 ore. Qui dicono che in 20 minuti invece riesci a ottenere un sacco di benefici. Dicono, lo fanno e lo dimostrano. Ok. Assolutamente sì, sono dei centri fast fitness, qui dove le persone vengono e in poco tempo si allenano in maniera breve, quindi intensa ma breve. 20 minuti dura l'allenamento. Solo 20 minuti? Solo 20 minuti. E ottengo il beneficio di quei 20 minuti o in realtà ottengo un beneficio superiore? No, ottengo un beneficio molto superiore. 20 minuti equivalgono a 4 ore di attività fisica. Fai conto che in 20 minuti si perdono circa 800 calorie. Caspita. Quando hai aperto il primo centro? 2020. Il 23 febbraio 2020. A Bologna? A Bologna. Era da un anno che ero lì, nella mia casetta, da 40 metri quadri, che studiavo e scrivevo, cercavo di immaginarmi qualcosa di mio, no? Okay. E qualcosa che potesse impattare sulle persone. Il problema è che in quel momento io ero disoccupata. Ok. E in banca avevo 50-55 euro probabilmente, neanche. Avevo tra i 22 e i 23 anni. Vado in banca e dico, io ho meno di 29 anni, ho sentito che al telegiornale i giovani, no, poi donne, hanno degli incentivi, io voglio aprire la mia attività e voi mi dovete dare 30.000 euro. Lui mi guarda e mi dice, in poche parole, la porta è quella. Cioè, pensavo che lo stessi prendendo in giro, ma io ero ignorante. Ok. Il giorno dopo, proprio la mattina dopo, PC, davanti al PC e scrivo su Google, come trovare i soldi? Voglio aprire la mia attività e facevo queste domande. Poi a un certo punto leggo bandi statali per i giovani imprenditori italiani. Clicco e vado a capire cos'è sto bando. Quindi vedo che escono questi bandi, eccetera, eccetera. Quindi mi sono messa a studiare come fare il bando, come presentarlo, 1000 documenti, una roba non farei mai come mestiere. E succede che dopo 7 mesi, quindi dopo un bel po' di tempo che io ero lì che sognavo, piangevo, ce la farò, non ce la farò, bla bla bla, disperazione totale, mi chiama la banca e mi dice, hai vinto il bando. Un bando è un annuncio ufficiale emesso da un'organizzazione, ente o istituzione per comunicare informazioni specifiche o promuovere un'opportunità. Solitamente un bando contiene dettagli su concorsi, gare, finanziamenti o altre iniziative, delineando requisiti, regole e scadenze. Il termine deriva dal latino bannum, che significa proclamare pubblicamente. Esempi comuni di bandi includono avvisi di lavoro, inviti a partecipare a progetti o richieste di proposte. Il bando svolge un ruolo cruciale nella trasparenza e nell'accessibilità delle opportunità, garantendo che le informazioni siano diffuse in modo equo e aperto alla partecipazione.
quando uno vuole andare ad allenarsi in palestra, si deve preparare il borsone, arrivare col borsone, eccetera. Invece voi dite, qui non hai bisogno di niente, ti diamo tutto noi. Assolutamente sì. Mi fate provare questa esperienza, Certo. intanto continuiamo a chiacchierare? Assolutamente. Ok. Allora, noi diamo questo generalmente al cliente che arriva Ok. e che non è cliente, cioè Sì. viene a fare una prova. Ok. All'interno c'è un kit usa e getta, Sì. qui c'è una tuta Ok. per potersi allenare, poi ci sono delle ciabattine usa e getta, Ok. poi ci sono dei calzini che generalmente non gettano, se li portano via, Se li tengono. giustamente. Antiscivolo. Esatto, e poi c'è un telo usa e getta. Ok. Questo è tuo. E questo cosa faccio? Andiamo giù, cioè vai giù, Sì. ci sono gli spogliatoi, andiamo. Quindi vado giù, mi cambio e torno su. Sì, esatto. Molto bene. Applauso. Ci vediamo fra poco, io vado a cambiarmi. Facciamo prima una piccolissima analisi, tanto per Sì. farmi stare più tranquillo e avere delle informazioni utili a te. Quindi facciamo un'analisi della Sì. postura molto veloce e poi la via. Il fatto del bere, Oggi- mio, Oggi, quanto hai bevuto? Oggi pochissimo. Normalmente bevo 2-3 litri d'acqua al giorno. È un'armatura. Esattamente, seconda mano, perfetto. Devi essere bello stretto, ma non devi avere quella sensazione Di di costrizione. Sto iniziando a sentirmi tipo un Avenger. sempre un allenamento completo, ma con la possibilità di andare a livello specifico dove c'è un problema. Per il momento Sento no, tutto giusto? vibrare. Eccoci. Via! Spingi, spingi, 10, 9, 8, 7, 6. Molto bene. Vabbè. Io già sono rovinato, ragazzi. Prendi questo, Sì. vai giù ma tenendo questo un pochettino piegato. Vai, prova ancora. Bellissimo, perfetto. Respira, respira sempre. Ok. E una. Vai, 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 spingi. 2, 3, 4, 5, troppa forza di occhio. 6, 7, 8, 9, 10. Come vanno gli addominali? Gli addominali bene, sono sì. i quadricipiti che non vanno bene. 3, non mollarvi, non mollarvi. 2, 1, cambio. Tanta roba! Perché dovete sapere che uno dei segreti per far performare meglio i collaboratori è proprio riempirli di complimenti sinceri su quello che stanno facendo. Lui lo sta facendo molto bene. Sopravvissuto. Tanta roba. Attenzione, com'è andato? Com'è Bravo. stato? Molto bene. La Ok. sensazione è quella di 1 milione di aghi che ti penetrano il corpo. Però i risultati sono comunque garantiti. Abbiamo fatto 10 minuti e hai bruciato 764 kcal. Certo. In 10 minuti sono tantissime. Io quello che dico spesso è che nel momento in cui tu ti poni verso un cambiamento, e ugualmente il tuo impegno è nel modificare le tue abitudini, per cui nell'uscire dalla zona di comfort e iniziare qualcosa di nuovo, ok? Se lo fai in autonomia è molto più complesso. Assolutamente. Nel momento in cui hai qualcuno che ti aiuta, che è dedicato a te in quel momento, hai un doppio beneficio. Hai il beneficio, quello che dicevi prima, Sì, direi. ma anche il beneficio di non saltare l'allenamento, perché io devo rendere conto a un'altra persona e io in qualche modo ci faccio una figura se salto l'allenamento. Assolutamente sì. Quello che serve in azienda nel momento in cui vuoi performare e vuoi cambiare, raggiungere nuovi obiettivi, è esattamente lo stesso processo. Ora che mi hai sfiancato per benino, Sì. sento tutti i muscoli che Hanno tirano. lavorato. Sì, anche qualche muscoletto che dice ehi, ci sono anch'io, ti ricordi di me? È passato un Esisto. sacco di tempo. Ma io sono curioso di dove ci siamo lasciati prima. Hai aperto il 23 febbraio del 2020. Allora, quel giorno lì, Sì? sì, io ero lì seduta al parrucchiere perché ho detto vado al parrucchiere per farmi i capelli perché avevo l'inaugurazione e ero lì dal parrucchiere, a un certo punto arrivano un sacco di messaggi, no? Che stava succedendo qualcosa, però non era ben chiaro che cosa stava succedendo, poi non capivo, ma poi ero concentrata in altro. Mi presento tutta carina al mio centro, apro, c'era già insomma qualcuno che mi aiutava ad allestire, tutto pronto e a un certo punto mi dicono guarda che sta arrivando il Covid e quindi probabilmente tutte le palestre e molte altre realtà andranno a chiudere. Si fanno le 4:30, non arriva nessuno. 5, non arriva nessuno. 5:30 di pomeriggio, nessuno. 18, nessuno.
A un certo punto io avevo questo monitor e questo microfono che mi ero noleggiata e io e il mio marito si è messo la tuta, siamo usciti verso il viale e abbiamo iniziato a fare un po' di caos, un po' di musica, eccetera, poi c'è da mangiare e Dio vuole che di nuovo mi ha aiutato e a un certo punto tutta la sala era totalmente piena, il viale era totalmente pieno. Torno Sì. alla determinazione, perché avevi pianificato l'inaugurazione, c'era lo store vuoto e a un certo punto non vi siete fermati per dire No. ah no, questa cosa non va. No, vi siete messi la tuta, siete usciti, siete andati in mezzo alla strada e avete iniziato a fare i butta dentro in qualche Sì. modo. Io ho imparato a forzare il sistema, Ok, quindi cerco di fare in modo che tutto dipenda da me e non da Bello. quello che c'è attorno. E il giorno dopo mi presento a lavorare, inizio a lavorare, il giorno ancora dopo è uscita la sentenza per tutti noi e quindi mi sono ritrovata anch'io a casa. Quindi praticamente è successo che a fatica ho ricevuto quel bando, finalmente ho realizzato il mio grande sogno e subito dopo, è arrivata la mazzata. sì, io sono giovane ma non amo tanto i social, Ok. cioè non amo utilizzarli Mhm. e quindi ho detto qua li stanno utilizzando un po' tutti, devo iniziare anch'io. Quindi inizio, faccio qualche video, qualche cosa, a un certo punto programmo un calendario settimanale, ma non mi seguiva nessuno, cioè non c'era nessuno che mi seguiva, ero da sola con lo schermo e iniziavo a fare questi allenamenti da distanza, workout da 20-30 minuti e si è creata un po' una community nel tempo. Workout è un termine inglese utilizzato per indicare l'allenamento. Con workout, infatti, ci si riferisce a una sessione di esercizio fisico pianificata e strutturata, volta a migliorare la salute, la forma fisica o raggiungere specifici obiettivi di allenamento. Queste attività possono includere esercizi cardiovascolari, sollevamento pesi o attività aerobiche. Un workout è progettato per stimolare il corpo, aumentare la resistenza, potenziare i muscoli e migliorare la flessibilità. È una pratica essenziale per mantenere uno stile di vita sano e raggiungere obiettivi fitness personali. Era un workout senza la tuta, senza la tecnologia, niente, senza niente, esatto. ok? Poi intanto prendevo la tuta perché me la sono portata a casa e spiegavo che cos'era, ma la gente, sai, se non la prova, non la sente, non capisce. A un certo punto mi guardo attorno e dico non so quanto durerà sta storia, ho paura. Prendo il telefono e mi arriva la notifica di Amazon perché ordinavo tutto online, la spesa, tutto. Allora dico, ma aspetta un attimo, ma che è in Italia che con un metodo, con una procedura, con una promessa porta il fitness a casa degli italiani? Quindi sono andata a fare una ricerca, ho fatto un po' una ricerca a livello europeo, ho trovato qualcosina ma niente di interessante, faccio una ricerca sul territorio nazionale italiano e non trovo niente. E quindi inizio a immaginarmi dei professionisti che con un mezzo, possibilmente che non inquina, arrivano a casa delle persone in 20 minuti e li allenano in 20 minuti. Questo può essere a casa ma anche in ufficio, in azienda, al parco. E quindi bellissima idea, no? Mi appassiono. Io generalmente quando entro in un loop mi creo uno scenario. Cosa Quindi vuol lo dire? visualizzi, lo dipingi, Sì. vedi i dettagli. Un film. Ok. Io esco da me, cioè esco da Jasmine totalmente, divento un'altra identità Sì. e mi trasformo in quel servizio, prodotto ma anche altra persona e inizio a pensare a tutto, i pro, i contro, i colori, le probabilità, gli errori, l'interesse. Quindi questo nasce nei mesi di lockdown? Assolutamente sì. E qui tu ti figuri di fare il lavoro che hai fatto fare a me qui nello store, direttamente a casa, col personal trainer, che arriva con la valigetta, con la tuta, il tablet, eccetera, eccetera, per fare tutto a casa. Assolutamente sì. E all'inizio come superi la barriera che durante il lockdown ugualmente non ci poteva essere il fatto che qualcuno si spostasse, eccetera, eccetera? Test Covid. Ok? Stampati ogni mattina, fatti visionare al cliente e poi ovviamente tutte le apparecchiature che avevano, Sì. quindi mascherina, avevano la visiera, mi ricordo, i guanti, prima di entrare si facevano vedere dal cliente, igienizzavano le mani totalmente. In realtà non c'era una struttura, solo che la gente
quando vedeva un marchio, un motorino, una comunicazione e poi al telefono sentiva una centralinista, Sì. che alla fine ero sempre io, ma semplicemente facevo questo. Sì. Buongiorno, sono Jasmine di Storefit, cioè un'altra voce rispetto alla trainer che si avvicina, che si trovavano, capivano che aspetta, c'è una centralinista, c'è un marchio, c'è una tecnologia, Fantastica. ma alla fine ero sempre io. Cioè, è quello che io dico costantemente in consulenza o comunque nelle imprese, perché quello che tu hai fatto, che hai appena descritto, è esattamente quello che fanno i grandi brand. I grandi brand giocano con le nostre percezioni. Se noi parliamo di Apple, se parliamo di Amazon, se parliamo dei grandi marchi di moda, eccetera, fanno in scala giochi, tra virgolette, di questo tipo, strategie di questo tipo. Perché poi alla fin fine, al momento in cui c'è la bontà del prodotto o del servizio, c'è la professionalità, non è truffare, è semplicemente dare una veste migliore. Giocare con le percezioni è una strategia comunicativa che sfrutta l'aspetto soggettivo della percezione individuale. Le aziende utilizzano questo approccio per plasmare l'immagine dei loro prodotti o servizi influenzando le emozioni e le opinioni dei consumatori. Ad esempio, un'azienda di cosmetici potrebbe creare l'illusione di trasformazioni straordinarie attraverso l'uso di prodotti, inducendo una percezione di bellezza. Allo stesso modo, un'azienda di tecnologia potrebbe enfatizzare la semplicità d'uso di un prodotto per generare un'immagine di innovazione accessibile. In sostanza, giocare con le percezioni consente alle aziende di modellare la percezione del consumatore a loro vantaggio. Addirittura mi sono inventata, bugia, una lista d'attesa e quindi le persone con le quali io allenavo online, che non conoscevo, ma erano della zona ovviamente, le contattavo e dicevo guarda, c'è una lista d'attesa, e loro magari volevano l'appuntamento subito, quindi erano pronte a prendere l'appuntamento subito. Io rifiutavo, anche se non avevo nessuno. E mio marito diceva tu sei pazza, andiamo. E io no, ascoltami. E quindi facevamo queste sorte di prevendita, anche perché eravamo solo io e lui, non c'era una struttura. Io comunicavo che però c'era una struttura, comunicavo che c'erano dei motorini che andavano ovunque, ma questa cosa della lista d'attesa è una delle cose più utilizzate, per esempio, dai grandi brand nel lusso. Non so se tu sai, adesso non citerò il nome di un'esperienza che ho vissuto direttamente, io sono arrivato in questa boutique per vedere gli orologi che avevano a disposizione, nella boutique non c'era nessuno, facciamo per entrare, si presenta il buttafuori, dove state andando? Ho detto, volevamo entrare. No, vi dovete mettere in coda. Mi giro, ma non c'è nessuno. Ci ha fatto stare in coda 10 minuti, nel momento in cui è iniziato a mettersi in coda la seconda, la terza persona, allora ci ha fatto entrare. Toglimi la curiosità, oggi voi siete, hai detto una ventina di store e siete in espansione. Sì. Ok, oggi siete un franchising a tutti gli effetti. Sì. Ma quando l'hai disegnato e quando hai aperto il primo store e poi il delivery, avevi già nella testa l'idea del franchising oppure è arrivata dopo? Ora ti dico, quando ho aperto il primo centro ho detto io voglio un centro Storefit in ogni città d'Italia. Ok. Però non avevo detto come, cioè avevo detto che cosa volevo, ma non sapevo come arrivarci. Poi, dopo il primo anno di vita, quindi il primo anno apro primo il centro, poi ti dico com'è andata, apro il secondo centro nello stesso anno, dopodiché dico ma come faccio ad aprire tanti centri? Come fanno gli altri? E capisco che esiste nel mondo una parola che si chiama franchising. Ma l'idea di questa tecnologia e dell'allenamento in 20 minuti, dove sei andato a pescarla? Diciamo che tutto è partito da un'esigenza personale. Quando andavo in palestra, più volte, andavo a pagare degli abbonamenti annuali e magari frequentavo la prima settimana, anche la seconda. Poi dopo mi fermavo, cioè mentre stavo per andare in palestra dirottavo, andavo a fare l'aperitivo perché mi annoia, c'è poco da fare, mi annoia. E quindi già la palestra mi piaceva andarci perché mi faceva stare bene e mi faceva avere soprattutto un risultato. Però il problema era arrivarci, non ci arrivavo. E poi c'erano dei punti della palestra che non mi piacevano, come ad esempio non poter scegliere la propria musica, come ad esempio entrare in uno spogliatoio e avere più persone, io sono una persona molto riservata, ammassate, proprio mi creava disagio psicologico. Come ad esempio non essere seguita, cioè se volevo avere un personal trainer potevo averlo, ma dovevo pagare una somma a parte.
Tutte queste cose mi ho detto, ma aspetta, ma perché poi la gente vuole star bene, vuole essere in forma, vuole essere magra, tonica? Perché alla fine non va in palestra per fare questo? Perché? Perché non hanno tempo, in primis, quindi leva tempo, e seconda battuta, la motivazione. Noi lavoriamo tantissimo sulla motivazione, perché è lì dove c'è il punto, no? E quindi questo fa la differenza. Quindi ho preso tutti questi aspetti, li ho scritti, ho detto vediamo come vorrei che fosse: spogliatoio individuale, doccia individuale, allenamento individuale, coach individuale, musica che me la posso scegliere, e lì è nato il progetto. Bellissimo. Che investimento ci vuole per aprire uno store del 60. genere? Ok, 60.000 euro. Più IVA, sì. Ok, con quella che è una metratura di questo tipo, che quanti 80. metri siamo? 80 metri quadri. Va da un minimo di 80 a un massimo di 120. Ok, ok. E qui dentro io ho visto che voi avete le promozioni che con 19 euro puoi venire a provare il primo allenamento, esattamente come ho fatto io, sì, in qualche modo. Io ho visto anche che avete il bel protottino di front-end, quindi la sacca con la tuta, eccetera, eccetera, per cui è già un qualcosa che mi dà... Sei già mio. Esatto. Tu devi entrare e già sentirti appartenere a questa realtà. Questa per me è un punto di fondamentale importanza, perché io non sono all'interno dei centri, quindi è una leva che utilizzo con i clienti interni, quindi dipendenti, e di conseguenza sui clienti esterni. E poi normalmente una persona quant'è il range di spesa che ha all'interno di uno store per allenarsi, seguire un programma, eccetera, eccetera? Allora, le sedute vanno da un minimo di... Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. 29 euro a seduta a un massimo di 49 euro a seduta. E l'abbonamento va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2000 euro. Ok. E normalmente il proprietario di uno store che decide di investire, che numeri riesce a generare con uno store di questo tipo? Il fatturato medio nelle città, ad esempio nel centro Italia, intorno ai 30.000 euro al mese. Caspita, è già molto interessante. Con quanto personale? Massimo 4 per punto vendita, massimo. Tanta roba, è un bel modello. Mi piace molto il fatto che il brand è immediatamente riconoscibile. C'è un messaggio che è il vostro payoff, la palestra in 20 minuti, l'allenamento in 20 minuti, che immediatamente è catchy, è attrattivo. Poi ugualmente c'è il prodotto di front-end con i 19 euro, con anche il pacco fisico che mi crea. Poi ho notato anche quest'altro coupon qui che è molto molto interessante. Ce lo spieghi? Perché anche questa è un'altra cosa che io spesso ripeto, che ogni azienda dovrebbe avere anche un sistema di questo tipo. Assolutamente, ad ogni nostro cliente che porta un amico ha degli omaggi economici anche in termini di sedute. I clienti che portano 5 clienti che si iscrivono con anche l'abbonamento più piccolo, loro ricevono 500 euro di credito. Fantastico. E come sta andando proprio lo sviluppo del franchising, eccetera? Sta andando molto bene, anche perché i miei affiliati sono passivi. Ecco, per poter aprire un centro StoreFit devi essere una persona che non ha competenze nell'ambito fitness. Non devi essere un personal trainer, non devi essere un titolare di palestra, non devi essere uno osteopata, che è successo anche questo, un fisioterapista. Quindi nel nostro gruppo prendiamo solo persone totalmente ignare di quello che è il settore. Fantastico. Questo è di fondamentale importanza. Fantastico, perché tu dici che una persona che arriva dal settore in qualche modo arriva con una serie di preconcetti, una serie di limitazioni, un precedente modello di lavoro acquisito nel corso degli anni con cui poi fa fatica a fare uno switch. Esatto. Quello che mi colpisce, quello che emerge dalla tua storia è che effettivamente tu... Sempre. Ma in maniera molto maniacale. Importante. Sai cos'è la frase che mi guida? Che mi ha sempre guidato fin da piccola. Io sono nata in Marocco, a Casablanca. E dicevo, ma perché gli altri sì e io no? Sempre.
Oggi ho 27 anni e tuttora dico, ma perché gli altri sì e io no? Sì. Qual è la differenza? Se gli altri ce l'hanno fatta, guarda che mi emoziono, veramente. Anch'io ce la posso fare. Il momento più difficile in questa tua, diciamo, recente storia imprenditoriale è stato quello dell'apertura e immediato lockdown, oppure ce n'è stato un altro più difficile in cui hai pensato che avessi sbagliato tutto? Il più importante, vabbè, quello dell'apertura senz'altro perché è stato tremendo. E l'ultimo tra i più importanti è stato da quando ho consapevolezza, diciamo così, di questo mondo che era quello che volevo fare, che sono nata per fare questo, dicevo, ma io un giorno voglio avere tutto questo, no? E a un certo punto quel momento è arrivato ed è arrivato troppo velocemente. Ok. E non ero strutturata. E quindi per alcuni mesi, per l'esattezza 3 mesi, la mia vita era totalmente in down, totalmente, di conseguenza anche l'azienda, perché siamo cresciuti in maniera esponenziale senza essere strutturati. E questo è uno degli errori che ho fatto per inesperienza, che però mi ha segnata ma anche insegnato. E lì dici, caspita, ho raggiunto i miei obiettivi, ce l'ho fatta, poi tutta l'altra parte non c'era, mancava. Non c'erano ruoli, non c'erano mansionari, facevo tutto io, ero super operativa, c'era gente che arrivava, gente che andava, quindi ho detto alt. E lì ho ricostruito in maniera veramente pressante, in maniera veramente difficile, e anche lì mi sono di nuovo messa in gioco e ho iniziato tutto quello che era la selezione del personale e soprattutto investire su alcune persone, alcune le ho, passami il termine, rubate da altre aziende e ho delegato. Qual è il suggerimento che ti senti di dare a un imprenditore che magari oggi sta vivendo un momento di difficoltà o magari sta ragionando se aprire una nuova azienda, lanciare un nuovo ramo di prodotto o è in un momento di instabilità? Qual è il tuo ingrediente, la tua formula, quello che ti senti suggerire? Vai con questo perché a me ha fatto la differenza. Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Jasmine vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante, come sempre, ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. La determinazione è uno degli ingredienti principali quando si vuole fare impresa. Quando ci si trova di fronte a sfide difficili e le circostanze diventano ostili, è la determinazione a mantenere accesa la motivazione per raggiungere l'obiettivo. In un contesto imprenditoriale caratterizzato da incertezze costanti, la determinazione è l'ancora che tiene saldo il sogno imprenditoriale. 2. Immaginare. Visualizzare con dettagli vividi è un passo importante per trasformare i sogni in realtà. Quando dipingi nella tua mente con precisione ogni aspetto del tuo obiettivo, crei una mappa mentale chiara e motivante. La visualizzazione è il primo passo per concretizzare i propri sogni, trasformandoli in una realtà tangibile. 3. Thinking outside the box. Pensa fuori dagli schemi, o meglio fuori dalla scatola. Pensare in modo non convenzionale ti può permettere di rivoluzionare un mercato con un'idea semplice ma innovativa, travolgendo schemi consolidati. Jasmine, durante la pandemia, con tutto chiuso, ha ideato StoreFit Delivery, portando il fast fitness direttamente nelle case dei clienti. Il successo di questa innovazione risiede nella capacità di pensare al di fuori degli schemi e di soddisfare le esigenze emergenti in modi inaspettati. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di organizzazione eventi e più nello specifico di cocktail. Sì, perché scopriremo come 2 professionisti, dopo una lunga e ricca esperienza nel campo del bar catering e bar management in hotel di lusso, hanno fondato un'azienda che si occupa di consulenza e realizzazione di eventi nell'affascinante mondo del bere miscelato, diventando punto di riferimento di marchi come Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Patek Philippe e molti altri. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese, ma ora torniamo al consiglio di Jasmine e noi ci rivediamo la settimana prossima.
Ad oggi, con una mente più consapevole, direi che se hai un obiettivo devi essere in grado di preparare un piano per raggiungere quell'obiettivo. Ogni tua interazione deve avere un risultato e per fare in modo, almeno nella mia esperienza è andata così, il risultato viene influito da me stessa. Io ad oggi sono certa che se vado bene o se vado male dipende solo ed esclusivamente da me stessa, anche se magari non è così, però è così, io ci credo talmente tanto che davvero diventa così. E quindi parto da, in primis, le mie parole, quindi che cosa mi dico. So che le mie parole influiscono i miei pensieri e di conseguenza i miei pensieri influiscono le mie azioni. E le azioni che cosa sono? Generano risultato. Quindi questo è il loop che mi ripeto e soprattutto sono molto molto critica, a volte fin troppo, con me stessa, quindi se vado male è colpa mia, quindi mi fermo, allontano tutti, allontano tutto e mi fermo, cerco di capire cosa non va, perché deve andare, deve sempre andare, nel bene o nel male deve andare. Bellissimo, sposo in pieno ogni singola parola. Complimenti per la tua storia. Grazie. Jasmine, approfondirei ancora un sacco, ma siamo strettissimi. Quando è il prossimo allenamento? Adesso lo organizziamo. Per cui ti ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Trasformando un singolo centro di fast paced. Sono difficili le parole di questo script. Ragazzi, cosa non sto facendo per voi, Ma poi tocca anche a loro, scusa. Che taglia sei? L? M? Sì, M stretta, L. L. No, M mi sa tanto di no. M io... Sta andando molto bene anche perché i miei sbagliamo. Lei ancora non lo sa, ma tutte queste finiscono nei bloopers, nei titoli Ma di che? coda. Non autorizzo.